Bene amici, bentornati. Ci occupiamo oggi di un filosofo inglese, John Stuart Mill, un filosofo del tardo Settecento, prima metà dell'Ottocento. Nasce nel 1773 e muore nel 1836. John Stuart Mill è un filosofo liberale, come Bentham, di cui abbiamo parlato nella scorsa videolezione. Abbiamo già detto, anzi, che John Stuart Mill è il figlio di James Mill, filosofo anche lui utilitarista, amico di Bentham. James Mill, il padre di John Stuart Mill, era anche amico di un altro liberale radicale inglese, David Ricardo. Ricordate l'allievo di Adam Smith, il liberista? Ne abbiamo parlato in un'altra lezione, lo studioso di economia. Quindi lo stesso Stuart Mill nella sua autobiografia ricorda che quando lui era bambino in casa suo padre James ospitava spesso Riccardo e Bentham. Lui da bambino si ricorda che Riccardo e Bentham frequentavano casa sua, addirittura lui dice stavo sulle ginocchia di Jeremy Bentham, vedete a chi tutto e a chi niente, c'è chi nasce in casa sin da piccolo trova il padre che è un filosofo importante, autori come Bentham e Riccardo frequentano casa sua, insomma un predestinato. Sto scherzando, ma io chi avevo che frequentavano casa mia quando ero piccolo? E voi? Lui è uno dei più importanti filosofi liberali della storia, scrive un'opera di eccezionale livello, On Liberty, sulla libertà nel 1859, che è considerata la più alta, la più appassionata difesa della libertà dell'individuo. John Stuart Mill è il filosofo dell'individualismo liberale, dove individualismo non va presa come una cattiva parola, come un termine negativo. L'individuo ha tutte le libertà possibili, lo Stato non deve in nessun modo opprimere l'individuo, dirgli che cosa fare, schiacciarlo. Come vedremo, la libertà dell'individuo, l'individuo è la struttura fondamentale, la cellula della realtà, della società e deve avere tutti i diritti possibili, tutte le libertà possibili. Bentham, Riccardo erano dei radicali perché persone come Bentham o John Stuart Mill sono dei liberali, positivisti, più o meno positivisti, sono dei liberali ma vengono considerati anche dei radicali. Per esempio, per l'economia, loro erano dei liberali, sì, ma non erano totalmente liberisti, anzi, erano dei radicali. In economia sono stati addirittura accusati di socialismo, in particolare Bentham. Loro non erano a favore della libertà totale dell'imprenditore. Per esempio, Bentham diceva che lui auspicava un egualitarismo di fondo, il fatto che tutti avessero tutti le stesse condizioni di partenza, che vi fosse una ricchezza più o meno equamente distribuita. Bentham diceva che il diritto ereditario era in contrasto con il liberismo, perché il liberismo economico, ricordate cosa diceva Locke, ciò che diceva Locke, il liberismo economico, Locke l'abbiamo studiato in un altro argomento. Locke sostiene che deve andare avanti il più intelligente, colui che lavora di più, non colui che è ricco di famiglia. La giustificazione, ricordate in Locke, con cui io affermo che sia giusto possedere questa mia proprietà è il fatto che io la lavoro, la gestisco, il principio del lavoro. Se io ottengo in eredità dai miei genitori, per esempio, una casa, io possiedo qualcosa per ottenere la quale io non ho lavorato, non ho pagato, e questo non è giusto. Qualcuno nasce in una famiglia povera, non avrà dai genitori i soldi, la casa, eccetera. Quindi Bentham e John Stuart Mill anche lui
ha degli elementi di socialismo all'interno della sua visione economica, meno pronunciati di quelli di Bentham, però ce li ha. John Stuart Mill dice che sicuramente, come diceva Adam Smith o come dicono i liberisti anche attuali, per produrre la ricchezza ci vuole l'egoismo dell'imprenditore, soltanto il liberismo economico, la libera concorrenza, gli imprenditori lasciati liberi dallo Stato producono ricchezza. Però dice John Stuart Mill, non è giusto che la ricchezza non vada redistribuita, cioè c'è, lui dice, una legge unica, naturale, iscritta nella natura, come diceva Locke, la proprietà privata, il libero mercato sono diritti naturali. L'unico modo per produrre ricchezza è il libero mercato, il liberismo economico, il socialismo, lo Stato non producono ricchezza, però una volta prodotta questa ricchezza che deriva dall'egoismo dell'imprenditore, dal liberismo, è possibile redistribuirla, ovvero i poveri, che alla sua epoca erano soprattutto gli operai delle industrie sfruttati in Inghilterra, hanno diritto di reclamare una redistribuzione migliore della ricchezza. Comunque i poveri hanno diritto di ribellarsi, sia pure non con la violenza. Lui dice no a Marx, no alla violenza di classe, ma i più poveri, i lavoratori delle fabbriche, i salariati, hanno diritto di organizzarsi politicamente per far valere i loro diritti e per ottenere anche una parte della ricchezza dei loro padroni, cioè degli imprenditori, degli industriali, capitalisti. Quindi se il libero mercato è l'unico modo per produrre la ricchezza, invece per redistribuire la ricchezza ci sono differenti possibilità, differenti strade. C'è una legge naturale assoluta per produrre la ricchezza, il liberismo, la libertà economica, il mercato, ma non c'è una legge naturale per redistribuirla questa ricchezza, per l'equità sociale, per la giustizia sociale. Bisogna dare anche ai poveri qualcosa che i ricchi hanno generato, e ci sono differenti possibilità per farlo. La cosa singolare è che John Stuart Mill dice: non dobbiamo essere noi ricchi privilegiati a dire ai poveri cosa devono fare per migliorare la loro situazione. Lui formula la cosiddetta teoria dell'indipendenza, cioè di solito nella storia sono sempre i ricchi, dice lui, i privilegiati, gli unici che scrivono, spesso sono gli unici che sanno scrivere, che dicono ai poveri cosa devono fare. L'ha fatto anche Marx. Marx dice questo e quello. Marx era anche lui povero, però non era un lavoratore. Molti altri socialisti, a partire dall'amico di Marx, Engels, erano ricchi. Non devono essere invece, dice Mill, i ricchi, i capitalisti, detentori dei mezzi di produzione a dire ai poveri cosa devono fare. Io non so, dice Mill, cosa devono fare i poveri, io non glielo insegno, devono essere indipendenti, devono trovare da soli i mezzi per migliorare e per ottenere magari una parte della ricchezza dei ricchi. Si devono auto-organizzare da loro. Non dobbiamo essere noi, i privilegiati, i ricchi, a dire ai poveri cosa devono fare. Hanno diritto di organizzarsi trovando la loro strada, quella che loro reputano più conveniente. Lo devono fare democraticamente e senza violenza, perché Mill non ammette la violenza proletaria, la violenza di classe. Questa è la teoria dell'indipendenza di John Stuart Mill. Quindi vedete che Bentham e Mill hanno delle idee abbastanza radicali. Poi in religione Bentham era un ateo, anzi, anche se non si definì mai chiaramente tale, ma diceva che lui prendeva in considerazione soltanto ciò che è dimostrato dalla scienza. Tutto ciò che non ha una dimostrazione empirica, scientifica, per lui non esiste, o comunque non lo prende in considerazione. È quella forma di ateismo che proprio nell'età del positivismo e in Inghilterra nell'Ottocento prenderà il nome di agnosticismo, parola inventata in Inghilterra nell'Ottocento. Io non sono sicuro che Dio non esista, eccetera, ma mi rifiuto di prendere in considerazione tutto ciò che sia divino, spirituale, che vada oltre l'esperienza. Era sostanzialmente un ateo Bentham, oppure col termine che verrà coniato dopo di lui, agnostico. Bentham era uno che fondò lo University College a Londra. Fu il primo college, era una cosa considerata scandalosa all'epoca, perché siamo alla fine del Settecento. Fu il primo college in cui non era obbligatorio
la prima università in cui non era obbligatorio frequentare le funzioni religiose. C'erano le funzioni religiose all'interno dell'università, la cappella dell'università, ma non era obbligatorio per gli studenti. Uno poteva anche professarsi ateo o comunque non partecipare, non avere riti religiosi. Se andate a visitare lo University College a Londra, io ci sono stato, trovate Jeremy Bentham, cioè alla fine di un corridoio, io l'ho fatto, trovate lui su una poltrona e il suo corpo mummificato. Lo so che sembra macabro, un po' strano, hanno mummificato il suo corpo vestito di tutto punto, lo trovate su una poltrona di fronte alla sua originale scrivania, il corpo vero, mummificato. Se girate nell'University College lo trovate. John Stuart Mill invece, anche lui, attenzione, si dichiara non cristiano, quindi abbiamo un radicalismo religioso sia in Bentham sia in Mill. Mill si dichiara non cristiano, però a differenza di Bentham dice che non è propriamente vero che non debba esistere qualcosa oltre la scienza, oltre l'esperienza. Questo qualcosa potrebbe esistere, ma lui lo chiama l'inconoscibile. Non si può conoscere, però potrebbe esistere. Mill non è cristiano, dice potrebbe esistere Dio, Gesù Cristo nel senso cristiano, dice potrebbe esistere un Dio, un'altra dimensione trascendente, ma noi non possiamo dire niente di questo, non possiamo conoscerla, è l'inconoscibile. Però poi Mill immagina anche che Dio possa essere almeno una speranza. Dio non lo possiamo dimostrare razionalmente nella sua esistenza, però è una speranza. Immagina anche che Dio, sono solo ipotesi, sia simile all'uomo, cioè non sia onnipotente, sia buono ma non onnipotente. Dio non riesce ad evitare il male, ha bisogno dell'aiuto dell'uomo. Forse Dio non ha neanche creato questo universo, né ha creato l'uomo. Dio non è onnipotente, sono semplici ipotesi quando lui parla di Dio. Comunque né Bentham né Mill erano cristiani ed erano apertamente non cristiani. Altro elemento di radicalismo importantissimo, la difesa dei diritti delle donne, quando all'epoca non c'era praticamente nessuno, erano pochissimi quelli che teorizzavano i diritti delle donne, sia per l'uno sia per l'altro. Le donne avevano la stessa identica intelligenza, la stessa capacità dei maschi. Le donne però non potevano esprimerle perché erano oppresse, cioè l'abituale inferiorità delle donne, dice Mill, deriva dall'educazione repressiva inferiore, discriminatoria che si dà alle donne. Sin da piccole le si spinge a pensare solo all'amore, a trovare un marito, alla bellezza, ai vestiti, alla cosmetica, non le si fa studiare. E quindi la personalità della donna è determinata esclusivamente da fattori ambientali, da fattori sociali. Una volta che le donne vengano fatte studiare e vivere in una società con gli stessi diritti, facendole lavorare, allora dimostrerebbero che il loro cervello è allo stesso livello di quello degli uomini. Mill è uno dei primi femministi della storia. Lui sposa per amore una donna intelligentissima, colta, una donna coltissima come lui, Harriet Taylor. Sarà un matrimonio d'amore fondato anche sulla reciproca stima intellettuale. Harriet Taylor scriverà alcuni libri insieme al marito John Stuart Mill, cioè scriveranno dei libri a quattro mani, tra cui il famoso Sulla servitù delle donne, opera di Mill e di Harriet Taylor, in cui loro sostengono che la servitù delle donne è una vergogna, con gli argomenti che vi ho detto. Le donne hanno la stessa intelligenza degli uomini, quindi devono avere gli stessi diritti degli uomini, compreso il diritto di voto. Pensare queste cose nel 1700, inizio 800, è veramente qualcosa di molto moderno, qualcosa che all'epoca appunto veniva considerato radical. Quali sono le idee di John Stuart Mill? Ma questi personaggi, come Bentham o Mill, possono essere davvero positivisti? Professore, lei ci sta parlando del positivismo, questo è l'argomento della playlist. Cosa c'è di positivistico in Bentham? Sapete,
qual è la caratteristica del positivismo, l'abbiamo spiegata nella prima lezione, ma anche con Comte, cercare di rendere esatte le scienze umane, le scienze del comportamento, le scienze sociali, la sociologia, ricordate. Nel caso di Bentham, la morale, l'utilitarismo morale, ricordate, calcolativo di Bentham, è in qualche modo una visione positivistica della morale, cioè una morale che viene costruita, che viene calcolata in base a fattori come la felicità e il piacere, che quindi sono fattori in qualche modo misurabili sui quali si può sperimentare. Quindi l'utilitarismo morale di Bentham, nella sua morale calcolativa, sono in qualche modo una morale positivistica, perché è una morale che in qualche modo tende a essere una scienza esatta, un calcolo razionale, un calcolo matematico. Quel po' di positivismo che c'è in John Stuart Mill viene espresso attraverso l'idea che c'è appunto in Mill in maniera più limitata che in Comte, della fondazione di due nuove scienze a cui lui dà dei nomi che già esistono, la psicologia e l'etologia. Voi sapete che adesso etologia è la scienza che studia il comportamento degli animali, ma all'epoca non era così. Mill chiama etologia la scienza che studia il comportamento umano, studiare la formazione della personalità, del carattere umano con una scienza esatta, studiarla scientificamente. Questo è il positivismo di Mill, cercare di ricondurre al metodo delle scienze esatte sperimentali anche i fatti umani. Per esempio la psicologia. Nel caso di Mill gli interessa più l'interiorità umana, non tanto lo studio della società esterna. L'etologia deve essere una scienza esatta che studia scientificamente e meccanicamente la formazione del carattere, della personalità di ogni individuo. E la psicologia deve essere una scienza esatta in cui si dovrebbe ricostruire, sono ovviamente delle dichiarazioni di intenti, si dovrebbero ricostruire gli stati mentali, le idee presenti nella psiche di una persona e determinarle in modo tale da capire qual è l'idea precedente che determina un'idea successiva, che determina a sua volta un'idea successiva e così via. Studiare deterministicamente, positivisticamente, come una scienza esatta, la successione degli stati mentali all'interno della mente umana. Si può studiare scientificamente, questo dice John Stuart Mill. Voi direte, sono deterministi anche nel comportamento, anche nella psicologia? Sì, un altro elemento di radicalità sia di Bentham sia di Mill è il fatto che loro tendono a essere deterministi, anche se non al 100%, non come Schopenhauer, però la loro tendenza è il determinismo, però ammettono qualche eccezione, adesso sarebbe lungo e difficile spiegare questo, ma quali sono le teorie più importanti di John Stuart Mill, per il quale lui è universalmente ricordato oggi come il difensore della libertà dell'individuo? Teorie che sono incredibilmente attuali, anche oggi. Io le trovo molto attuali, molto contemporanee. La difesa dell'individuo, della libertà dell'individuo, è anche la difesa delle minoranze. Ecco, tra l'altro, aggiungo, lui non accettava l'idea di Comte che l'azione politica nella società dovesse essere gestita da scienziati e industriali. Vi ricordate? Accusa Comte di non essere democratico. Mill accusa Comte di essere un autoritario. Ricordate, per Comte tutti i fenomeni sociali vanno studiati e previsti da una cricca di scienziati e loro devono governare, ma questa non è democrazia, dice Mill. Un inglese che ha la libertà nel DNA non può accettare questo. È un positivista, vedete, fino a un certo punto Mill. Lui accusa i principi del positivismo di essere autoritari. Altra cosa
che vi dico, prima di proseguire con le idee più famose di Mill, è il fatto che lui si distacca leggermente da Bentham, perché anche Mill è un utilitarista, scriverà un libro apposito su questo, si chiama appunto L'utilitarismo. Rispetto a Bentham però lui preferisce i piaceri spirituali piuttosto ai piaceri materiali. Ricordate che Bentham diceva che la felicità corrisponde al piacere, intendendo il piacere materiale. Mill invece dice: caro maestro, perché lui considera Bentham un maestro, sono d'accordo con te con l'utilitarismo, ma il calcolo del piacere non deve essere fatto guardando al piacere materiale, al piacere fisico, ma maggiormente al piacere spirituale, al piacere intellettuale. Accusa Mill di aver puntato troppo sul piacere materiale, mentre invece, dice Mill, il piacere intellettuale è spesso più nobile. Famosa frase di John Stuart Mill: meglio un Socrate malato che un maiale soddisfatto, meglio soffrire ma essere Socrate e avere una cultura dei piaceri intellettuali piuttosto che essere un maiale che si diverte, ma si diverte a sguazzare nella melma e sguazza bestialmente nella stalla. Quindi i diritti delle minoranze. John Stuart Mill scrive un'opera che si chiama Considerazioni sul governo rappresentativo. Un governo, per quanto democratico, lui si riferisce proprio alla Gran Bretagna o agli Stati Uniti, proprio perché è democratico, rischia di schiacciare le minoranze. Ricordate il sistema elettorale uninominale maggioritario inglese e americano? Ancora adesso è così, che penalizza i partiti piccoli. Se non hanno il maggior numero di voti in ogni seggio non eleggono nessun deputato, anche se hanno il 10, il 15% dei voti complessivi non eleggono nessun rappresentante. Mill non è d'accordo, dice va bene il sistema uninominale maggioritario, però corretto, ci vuole quello che oggi si chiama diritto di tribuna. Anche i piccoli partiti che prendono pochi voti devono essere rappresentati. Se uno prende il 10, il 20, il 2%, alle elezioni deve avere almeno alcuni rappresentanti in Parlamento, ma non è solo una questione di rappresentanti in politica. Mill dice che bisogna ascoltare le minoranze, cioè le minoranze devono essere ascoltate perché ci sia vera democrazia, possibilità di scegliere. Gli individui che sono anche elettori, ma che formano le loro idee, devono avere 10, 20, 30 idee differenti da paragonare tra di loro per scegliere qual è la migliore. Se i partiti sono solo 2 o 3, se le religioni dominanti e le morali dominanti, gli usi e i costumi dominanti sono solo 2 o 3, se non addirittura 1, io come faccio a decidere qual è il migliore? Quando voi vi orientate verso un partito politico da votare, magari immaginate che sia un partito politico piccolissimo, lo fondo io, con pochissime persone, non abbiamo mezzi, non abbiamo soldi, non abbiamo televisioni, non possiamo farci pubblicità, magari però le nostre idee di una minoranza piccolissima, un nuovo partito che sorge, possono essere eccezionali, ma noi non riusciremo mai a farle trionfare perché nessuno le conoscerà. Come fate a sapere che al di là dei maggiori partiti vi siano partiti piccolissimi che invece propongono delle cose straordinarie per l'Italia? Non li voterete mai perché non li conoscerete mai, perché solo chi ha soldi, potere, ha accesso ai mezzi di informazione, e chi sta in un partito preesistente, già potente, riesce a farsi ascoltare. Molti non sanno neanche che esistono determinate minoranze o determinate idee anticonformiste, idee diverse da quelle della maggioranza, devono essere conosciute. Poi tu dopo potrai dire sono idee strane, non vanno bene, sono dei pazzi, ma devi conoscere anche le idee delle minoranze, anche le idee delle minoranze estremiste hanno anche loro diritto di parole. Mill, se fosse vivo oggi, direbbe non è giusto censurare i fascisti, i terroristi, persino gli estremisti più estremisti, i nazisti. Tu hai sempre qualcosa da imparare dalle loro idee, anche se non le condividi minimamente, e loro hanno diritto di esprimersi. Può non piacere, ma anche quelli che hanno idee che tu pensi
così disprezzabili, assurde, totalitarie, disumane e bestiali. Hanno diritto di esprimersi, perché nessuno può decidere quali sono le idee buone e le idee cattive a priori. Non c'è un limite all'espressione delle idee, quindi le minoranze devono essere messe in condizione di esprimersi, anche se ci sono sette religiose, partiti politici piccoli. Per esempio, lui direbbe, dovrebbero comunque andare in televisione anche loro, 20-40 partiti molto piccoli, ed esprimere le proprie idee, in modo che tutte le idee siano conosciute, non solo quelle dei gruppi più potenti. Lui dice addirittura che le minoranze dovrebbero essere sovrarappresentate. Tu rappresenti l'1% della popolazione, hai diritto comunque al 5%, per esempio, del tempo per spiegare le tue idee. Hai diritto al 5% dei rappresentanti nelle istituzioni. Bisogna valorizzare le minoranze, non c'è vera libertà di scelta. Se tu trovi solo 2 o 3 partiti, 2 o 3 alternative, non sei minimamente in grado di conoscere le idee delle minoranze. Ma questo, attenzione, vale anche per i gusti. La gente è conformista, più o meno hanno tutti gli stessi gusti, perché non possono conoscere altre cose. Facciamo un esempio: la musica. Spesso i giovani ascoltano più o meno sempre la stessa musica. Invece Mill dice dovrebbero ascoltare anche altre forme di musica, magari molto diverse da quelle che ascoltano i loro coetanei, da quelle che vanno in televisione, anche forme musicali molto diverse. Se no, come fanno a dire preferisco quello, preferisco quell'altro? Tu finisci per dire preferisco quello, scelgo quello, perché conosci solo quello. Questo è conformismo, omologazione. Le cose che Mill odia, omologazione, è il suo capolavoro. On Liberty, sulla libertà, dice una cosa attualissima: il nemico è proprio il conformismo, l'omologazione. Tutti la pensano alla stessa maniera e ti costringono, per essere accettato nel gruppo, a pensarla più o meno in quella maniera. Se tu hai un'idea anticonformistica, un'idea strana, non vieni accettato. L'omologazione e il conformismo fanno diventare tutti uguali. Noi abbiamo una passione sin da piccoli, ma la gente non pensa neanche al suo interno di capire quali sono le sue propensioni, le sue passioni, perché viene schiacciato dall'interesse generale, della famiglia, i soldi. Io devo fare quella professione perché guadagno, io devo fare quella professione perché è rispettabile, io devo comportarmi in un certo modo perché il gruppo sociale che io frequento vuole che ci si comporti in quel modo, e così vengono tarpate, schiacciate le propensioni, le tendenze originali della persona. La persona affoga nel conformismo, dell'omologazione, e fa quello che la società vuole che lui faccia. Ha paura di esprimere un gusto, una propensione, un hobby, un qualcosa di personale che non viene visto bene dagli altri. L'omologazione, il conformismo, attenzione, lui è molto moderno. Dice che l'omologazione e il conformismo non esistono soltanto nei regimi autoritari, quelli dove non c'è libertà. Lui dice che proprio nelle democrazie, vedete quanto è vero oggi, si genera un conformismo, un'omologazione che nella pratica ti impedisce di fare o dire quello che vuoi. Lui dice che proprio nelle società libere e democratiche succede questo. In teoria tu puoi fare quello che vuoi, puoi vivere come vuoi, puoi pensare, esprimere quello che vuoi, ma in pratica non è così, perché, attenzione, il conformismo, l'omologazione non hanno bisogno di leggi repressive. Vedete quant'è moderno Mill? Si basano sul sentimento prevalente. Non c'è una legge che ti dice pensa in quel modo, agisci in quel modo, come nelle vecchie società tiranniche e autoritarie. Ora siamo in democrazia, però la democrazia, attenzione, gli stati liberi non hanno bisogno di leggi repressive per imporre il conformismo. Il conformismo si basa su quello che lui chiama un sentimento prevalente, che genera la dittatura della maggioranza, la maggioranza silenziosa. La maggioranza dice che ti devi vestirti così, che devi parlare così, che devi avere quelle idee religiose, sociali, politiche. Magari sei condizionato dalla tua famiglia
o del gruppo che tu frequenti. Non c'è bisogno, come nelle vecchie società del sovrano assoluto, nelle società non libere, di leggi repressive. Ti costringono a vivere e a pensare in un certo modo. Succede anche quando non c'è nessuna legge repressiva, perché si crea una sorta di maggioranza silenziosa che esprime una dittatura nei tuoi confronti, una dittatura sottile, ti costringe senza aver bisogno di forza, di leggi, ti costringe perché genera un sentimento prevalente, un conformismo, e se tu sei fuori da quel conformismo, se hai delle idee antagoniste, alternative, anticonformiste, strane, non accettate dalla maggioranza, tu sei fuori, tu vieni preso in giro, in teoria puoi fare quello che vuoi. Pensate se sia vero, è vero oggi, in teoria puoi fare quello che vuoi, mangiare quello che vuoi, vestire come vuoi. In realtà, se non fai le cose che fa la maggioranza, vieni preso in giro, vieni umiliato, vieni eliminato, hai difficoltà a lavorare, non hai successo con i partner, non hai successo con le persone, non hai successo in società, ti scartano. Quindi l'eccezionale riflessione di John Stuart Mill, la famosissima espressione di John Stuart Mill, dittatura della maggioranza. Esistono dittature politiche con leggi coercitive che costringono i cittadini a fare questo e quello, a non fare questo e quello. Dove tutto è apparentemente libero, nelle democrazie liberali si crea una dittatura non politica, non espressa giuridicamente e apertamente, non codificata, ma una dittatura del sentimento, la dittatura del conformismo, la dittatura non di un sovrano, di una legge, la dittatura della maggioranza, del gruppo, che impone i propri sentimenti. Tu teoricamente puoi fare quello che vuoi, ma in realtà non puoi. Quanto è moderna questa analisi di John Stuart Mill, anche nelle società libere, democratiche, apparentemente permissive, devi fare determinate cose, altrimenti non sei accettato. Sin da piccolo non ci pensi neanche a sviluppare certe idee o certi comportamenti, vengono considerati devianti. Come diceva Pierpaolo Pasolini, in una società libera e permissiva sono permesse certe cose, anche scandalose, e tu paradossalmente puoi fare solo quelle cose, cioè il conformismo viene spesso dai cosiddetti anticonformisti, cioè gli anticonformisti, una volta i falsi anticonformisti, una volta imposta la loro presunta libertà, ti costringono a fare come loro. Se tu non sei un anticonformista, non fai sesso con 10 partner, non ti ubriachi, allora vieni rifiutato, cioè l'anticonformismo diventa conformismo. La libertà si trasforma nel suo contrario. Se io non voglio andare a mare, fare il bagno, se io non voglio fumare, non voglio bere, non voglio conquistare ragazze, ragazzi, non voglio fare sesso, ci sono tantissimi esempi che si possono fare. Queste cose non le puoi fare. La dittatura della maggioranza. Che cosa dice John Stuart Mill? Che bisogna rispettare non soltanto, questo è molto importante, non soltanto bisogna dare ai cittadini le canoniche libertà garantite dalle leggi, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di stampa, la libertà di culto, di religione. C'è un'altra libertà, un altro tipo di libertà che le leggi apparentemente ti danno, perché in realtà non c'è. La libertà di gusto. La libertà di gusto, dice Stuart Mill, è fondamentale quanto la libertà di religione, di espressione, di parola. Pensateci, in una società come quella di oggi, ma Mill l'aveva già capito per la società dell'epoca, tu puoi avere la religione che vuoi, dire quello che vuoi, puoi scrivere quello che vuoi, a nessuno interessa, puoi pensare quello che vuoi, ma puoi vivere come vuoi, cioè puoi avere dei gusti anticonformisti, puoi vestire in maniera eccentrica, diversa dalle altre persone, puoi mangiare delle cose che sembrano strane, puoi addobbare la tua casa o vestirti in una maniera diversa dagli altri, non puoi pensare quello che vuoi,
Puoi esprimere i gusti che vuoi, le propensioni che vuoi? No, non puoi, perché manca proprio la libertà di gusto, la libertà dei gusti. Chi va contro i gusti del conformismo viene considerato strano, preso in giro e deriso. Mill difende la libertà di fare quello che vogliamo nella vita quotidiana, anche nelle piccole cose, ma queste piccole cose della vita quotidiana non sono assolutamente garantite. In teoria puoi avere dei gusti, dei modi di parlare, anche strani, ma in pratica no, perché vieni escluso dalla maggioranza, vieni escluso dalla società. Questa libertà di gusto deve essere assolutamente garantita e non può essere garantita dalla legge, perché lo Stato non può costringere l'individuo ad accettare gli altri e così via. Ognuno è libero, però per Mill è fondamentale, ci deve essere una libertà di gusto, anche una varietà, una variabilità, una pluralità di gusti. Gli stati che diventano meno liberi, sostiene Mill, e che producono di meno, sono quelli in cui tutti la pensano in maniera uguale. Mill dice che uno stato forte non è come diceva Hegel, lui pensa all'esatto contrario della politica di Hegel, non è lo Stato, ricordate in Hegel, che ha l'eticità. In Hegel si è liberi quando la si pensa, quando ci si comporta, come tutti gli altri, l'eticità. L'individuo è succubo dello Stato, delle tradizioni, di una morale collettiva. Tutti lo devono pensare alla stessa maniera. Se tu la pensi in maniera diversa dalle leggi del tuo Stato, dalla tua religione, dalla tua famiglia, dal tuo parroco, e allora non sei veramente libero. Questo dice Hegel. Invece per Mill è il contrario, sei libero soprattutto quando puoi anche pensarla come la maggioranza, ma sei libero anche quando la pensi come le minoranze. Anzi, lui dice che gli stati migliori, i popoli migliori, quelli destinati a prevalere sugli altri, a produrre cultura, scienza e maggiore felicità, sono quelli, le persone hanno 100, 1000, 10.000 opinioni diverse. Questo deve essere garantito. Anche le opinioni, i comportamenti, lo stile di vita quotidiano più strambo, anticonformista, stravagante, estroso, apparentemente strano, è una ricchezza, l'esatto contrario di Hegel. L'individuo prevale sullo Stato. Uno Stato, un popolo è tanto più potente e felice quanto più sono differenti e variegate, pluralistiche le opinioni e i modi di vivere delle persone che stanno in quello stato. L'omologazione moderna, anche attraverso i giornali, dice Mill, porta tutti a pensare più o meno la stessa cosa, senza che ci sia bisogno di un sovrano o di un'autorità coercitiva che ti costringe a pensare lo stesso modo. Così un popolo deperisce. La forza di un popolo è quella di avere personaggi stravaganti, contestatori, tantissime differenti idee e comportamenti che devono essere tutti valorizzati, tollerati, anche se sono comportamenti di minoranza. Questo spesso non succede, diventiamo tutti uguali, i popoli che diventano tutti uguali si comportano tutti alla stessa maniera, pensano tutti alla stessa maniera, sono i popoli destinati a declinare. Un popolo forte è quello in cui tutti quanti hanno la libertà di vivere e di esprimere anche i gusti quotidiani. Mangi delle cose strane che gli altri non mangiano, devi essere libero di farlo. Quindi eccezionale questa difesa della libertà dell'individuo e questa valorizzazione della stravaganza, dell'anticonformismo, dell'antagonismo. Più sono i gruppi diversi tra loro, anticonformisti, antagonisti, che contestano la maggioranza, più la società è vivace, è vitale, è libera, l'esatto opposto di Hegel. Secondo Mill, la libertà dell'individuo deve essere la massima possibile. Lo Stato non può impedire niente all'individuo a meno che l'individuo non danneggi un altro individuo. Famosissima frase di Mill.
La mia libertà trova un limite soltanto nella libertà dell'altro. Io posso fare quello che voglio, anche le cose più strane, basta che non danneggio l'altro. Posso fumare, posso bere, posso prendere sostanze, posso vivere, mangiare, diventare diabetico, obeso. Mill sarebbe d'accordo con quelli che oggi si chiamano antiproibizionisti, che dicono che lo Stato non deve decidere che cosa tu devi mangiare, cosa bere, cosa consumare, quali sostanze prendere. Lo Stato deve essere moralmente neutro, lo Stato non deve garantire la salute fisica e psichica della persona. Voglio ammazzarmi? Allo Stato non deve interessare. Voglio vivere in maniera assolutamente non salutare? Voglio sballarmi? Voglio una vita spericolata di quelle che non dormi mai, che mi porta malattie, guai? Allo Stato non deve interessare, a meno che quella vita che io faccio, posso fare tutte le stranezze, le cose che mi danneggiano. Lo Stato non è il mio tutore, lo Stato non deve garantire la mia salute, lo Stato non può impedirmi di fare cose, di mangiare cose che mi danneggiano, di portare avanti comportamenti che mi danneggiano, purché io danneggi solo me. Se io ho 2 figli e sono uno sbandato e danneggio i miei figli, allora no, allora magari lo Stato prende i miei figli, li strappa e li rende adottabili. Però io posso fare le cose più strane, anche che danneggiano me stesso, basta che non danneggi gli altri. Posso fare quello che cavolo mi pare. Lo Stato non deve intervenire in nessun modo per insegnarmi, impormi una morale, per vietarmi le cose che fanno male o i comportamenti che sembrano dannosi per me stesso. La mia libertà è limitata solo quando io danneggio la libertà di qualcun altro, se no la mia libertà è incondizionata. La più grande difesa della storia probabilmente è questa, che ha influenzato moltissimi liberali, libertari, moderni anche del XX secolo. La più sentita difesa nella storia della libertà dell'individuo. Lo Stato non può proibirmi di fumare. Se io fumo a casa mia ammazzo me stesso con 40 sigarette al giorno. Può farlo lo Stato se, come è dimostrato dalla scienza, il fumo passivo danneggia gli altri. Quando fumo in un locale pubblico allora danneggio gli altri, allora sì, deve essere vietato fumare per me. Se io voglio scalare una montagna nudo come un pazzo sapendo che cadrò, morirò, nessuno me lo deve impedire. Quindi enorme importanza dell'individualismo liberale, della difesa dei diritti dell'individuo da parte di John Stuart Mill. I diritti dell'individuo sono anche, principalmente in una società moderna, il diritto di condurre la propria vita quotidiana, di avere i gusti, per quanto strani, che chiunque voglia avere. Abbiamo concluso, abbiamo parlato di John Stuart Mill, delle idee politiche importantissime, dell'individualismo liberale di John Stuart Mill, però John Stuart Mill non finisce qui, perché ha anche un'importanza come filosofo della scienza, e quindi parleremo nella prossima lezione della logica di John Stuart Mill, il famoso principio di induzione e così via. Come avete notato, in realtà in questa lezione abbiamo parlato di John Stuart Mill, ma abbiamo anche continuato a parlare di Jeremy Bentham, no? Che è stato l'oggetto della scorsa lezione. Nella scorsa lezione abbiamo trattato Bentham soltanto per ciò che riguarda la sua famosa morale utilitaristica. Questa volta, avete visto, abbiamo trattato altre teorie di Bentham, mettendole in maniera feconda in rapporto con analoghe teorie di John Stuart Mill. Quindi abbiamo parlato di John Stuart Mill, ma avete visto, abbiamo parlato anche di Bentham, mettendoli ripetutamente a confronto. Spero che insomma questo metodo sia funzionante, che voi abbiate capito, abbiate considerato interessanti le cose che ho cercato di spiegarvi. Continuiamo quindi la prossima volta con la logica, la filosofia della scienza, sempre di John Stuart Mill, e poi nelle lezioni successive altri aspetti
del positivismo dei liberali inglesi, ma parleremo anche, credo, spero, del positivismo tedesco, del positivismo italiano, quindi ci sono ancora diverse lezioni in questa playlist positivismo. Continuate a ascoltarmi, vedrete che ci sono tante cose interessanti. Per ora vi ringrazio e ci rivediamo alla prossima, arrivederci a tutti.